Bene, benvenuti a tutti alla Galleria Ghetto Eccetera del Ghetto di Venezia e siamo qua per parlarvi di questo progetto. In realtà siamo qua per la presentazione del libro Venezia Tua Shanzai di Federico Povoleri, che si inserisce perfettamente nel contesto di questa mostra che si intitola Venezia Prospettive. Questa mostra è un progetto artistico fortemente voluto e ideato da Donatella Chiara Bedello, proprietaria e fondatrice della galleria, ed è stata organizzata per celebrare il compleanno di Venezia, che sarà il 25 marzo. Questa mostra coinvolge due artisti che, ognuno nel suo campo, sono perfettamente in grado di cogliere l'anima, diciamo, nascosta di Venezia. Quindi vedrete delle tele dipinte dalla pittrice friulana Lucia Sarto, sia in acrilico che in olio, quindi è un artista in grado di utilizzare entrambe le tecniche, e delle foto in bianco e nero di appunto Federico Povoleri, che è qua, tratte dal suo libro fotografico. Ringraziamo sia Lucia Sarto, che non può purtroppo oggi essere qua, che però lascia in visione le sue bellissime tele, e Federico, che invece è qua e ci presenta il suo libro. Prima di passare la parola a Federico, la passo a Gabriella Pastor, che si è occupata, diciamo, della critica della fotografia di Federico. Diciamo buongiorno a tutti, più che della critica, della presentazione, no? Perché il termine critica è un attimino riduttivo, no? Presentare Federico Povoleri e presentare un attimino l'anima di Venezia negli scatti che lui fa, nascosti, la Venezia nascosta, e lui riesce nei suoi momenti, diciamo, artistici, di prendere proprio la parte più intima di Venezia, sia nella fase, diciamo così, un po' folgorante, ma così attiva, sia nella fase di pigrizia, di indolenza. I suoi scatti sono in bianco e nero, perché, come ho detto quel giorno che purtroppo Federico non è stato presente, il bianco e nero dà agio a sentire delle cose molto più profonde, dà spazio a chi guarda di sentire, di interpretare quello che vede, dà modo anche, diciamo, nei lampioni fotografati in quella foto in fondo, quell'evanescenza, quella particolarità che di solito il colore non dà, no? Perché è molto più incisivo. Invece il bianco e nero dà modo di rappresentare quello che uno ha dentro. Io, come dicevo prima, che ci siamo un po' conosciuti finalmente fisicamente con Federico, ho detto che comunque ogni opera, sia pittorica sia la fotografia, dà sempre l'immagine di quello che uno ha dentro se stesso, sia in quel momento in cui scatta, sia nel suo vissuto, ce lo porta sempre dietro in ogni momento delle sue opere. Finalmente la fotografia è stata considerata arte, perché è un'arte. La fotografia è stata per anni, diciamo, messa un po' in disparte da quelli che sono i critici d'arte, le mostre, le gallerie, e finalmente adesso ha preso il suo spazio. Il signor Povoleri viene da un'esperienza poliedrica, come dicevo anche l'altra volta scorsa, ha fatto diverse cose anche a livello di scenografia, quindi anche da qua potremo capire del suo libro e quel suo passato di scenografo, no? Per prendere le parti più particolari architettonicamente di Venezia. Però c'è sempre l'uomo. Ecco, l'uomo è fondamentale nei suoi scatti, è una cosa che è imprescindibile, cioè l'uomo, attraverso la sua presenza, sia essa così malinconica, sia essa superattiva, è importante. Cioè Venezia non è solamente museo, non è solamente palazzo, ma è vita pura, quella del veneziano e non solo del turista che vede. E quindi, appunto, lui vede Venezia attraverso gli occhi di un vero veneziano, che si estrapola un pochino da quel bailam del turismo un po' così avventato e sporadico, e comunque sempre molto invadente purtroppo per Venezia, e la vede come fosse in un tempo sospeso, come la Venezia di una volta, quando i veneziani se la ricordano benissimo, per cui diciamo che è un tempo sospeso. Il bianco e nero in questo caso qua favorisce tantissimo l'arte di Povoleri, e poi ovviamente è un narratore, e come tutti i narratori prendono lo spunto anche da uno scatto fotografico per raccontare qualcosa, perché lui racconta, narra attraverso lo scatto fotografico. Mi sembra di averti presentato.
parola all'autore del libro. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qua. Vorrei ringraziare, posso dire, le mie galleriste, sì, che con tanto affetto e serietà e professionalità mi hanno accolto qui. Ringrazio la Pastor perché è stata veramente carinissima, gentilissima a voler accettare di parlare del mio lavoro. E cosa posso dire? Come ha detto lei, io sono un narratore, quindi se me lo permettete vi rubo 3 minuti per raccontarvi una piccola cosa. Noi viviamo un tempo dominato da Apollo, e Apollo, sapete, il dio della bellezza, della precisione, però anche della forza, della coerenza. E come diceva il filosofo Nicola Donti, prima che i greci però ci consegnassero a questo mondo di Apollo, cioè loro conoscevano anche il fratello scomodo di Apollo, che era Dionisio. Perché se Apollo rappresenta un po' il figlio che esibiamo con orgoglio, no? Perché è quello che ha 2 lauree, che si è laureato anche a Cambridge. Dionisio è quello che invece nascondiamo più nello scantinato, nel sottoscala, non vogliamo esibire. Però i greci, prima di consegnarci appunto al mondo di Apollo, conoscevano bene Dionisio e lo celebravano perché era il più saggio tra i 2. Ed era il più saggio perché frequentava territori che ad Apollo erano preclusi. Questi territori sono quelli delle ombre, appunto. Il mondo di Apollo non ha ombre, il mondo di Dionisio è pieno di ombre. E sappiamo tutti che per arrivare alla verità e alla conoscenza spesso dobbiamo passare attraverso gli inferi, no? Anche Dante ce l'ha insegnato questo, no? Dante cerca di andare in paradiso subito, però gli sbarrano la strada perché devi farti tutto il giro, devi passare prima per l'inferno, poi per il purgatorio, eccetera. Quindi, perché vi racconto questo? Perché Dionisio veniva celebrato dalle sacerdotesse, le baccanti, che andavano nelle foreste, facevano questi rituali ispirati a Dio Bacco, che era il dio del vino, perché attraverso la perdita del controllo, della razionalità, noi potevamo arrivare alla verità. Da noi è arrivato il detto in vino veritas, perché quando ti ubriachi e perdi il controllo, cominci a toglierti le maschere ed esce quello che sei veramente. E questa è una scoperta che non fa piacere a molti, ovviamente, no? Cioè fa paura. Ed è per quello che poi Dionisio è stato relegato, chiuso nello scantinato, e ci hanno consegnato solo il mondo di Apollo. Perché vi racconto questa storia? Perché penso che ogni artista, e gli artisti secondo me appartengono sempre a 2 categorie. Uno è l'artista che produce l'opera, uno è l'artista che invece la sa guardare, la sa ascoltare, la sa vedere. Quindi siete tutti artisti, perché se io guardo un quadro e mi emoziono davanti a questo quadro, provo qualcosa, entro in contatto con l'artista che l'ha fatto. Quindi sono a mia volta un artista. E l'artista, secondo me, deve sapere passeggiare mano a mano da una parte con Apollo e da una parte con Dionisio. Allora, Venezia abbiamo imparato a vederla in modo apollineo, cioè vediamo le architetture, la bellezza, la sua storia, il suo fascino, eccetera. E forse ci siamo dimenticati però di guardarla dal punto di vista di Dionisio. Ed è questo che secondo me l'artista deve fare quando produce un'opera. Cioè far vedere anche quel lato che ci porta più vicini alla verità e alla conoscenza. Ad esempio, se io guardo questo, vedete, questa bellissima veduta, che tra l'altro è presa da una posizione particolare, perché probabilmente qui siamo sul ponte dell'Accademia, no? E c'è tanto spazio. Allora dove centro lo sguardo io? Sulle architetture o su questo ampio spazio? Perché cos'è che io vedo da qui? Io non so quanti lo sanno, però sapete, Venezia, se vista dall'alto, ha la forma di un pesce, no? E c'è il Canal Grande, tutti dicono vai a vedere il Canal Grande, vai a visitare il Canal Grande. E poi quando chiede a qualcuno hai visto il Canal Grande? Sì, ho visto i palazzi, ho visto la Cadoro, tutte queste... No, non hai visto il Canal Grande, hai visto quello che circonda il Canal Grande. Hai guardato il Canal Grande? No. Perché il Canal Grande è così tortuoso, no? Erano pieni di ombre gli architetti che l'hanno fatto. Le ombre, forse il bicchiere di vino veneziano si chiamava ombra, sì. Erano ubriachi
Perché non hanno tirato una linea che attraversava la città? Hanno preferito fare questo tragitto tortuoso, visto che l'hanno costruita su palafitte e potevano anche decidere come fare il Canal Grande, no? Perché il Canal Grande rappresenta il drago, e il drago rappresenta la conoscenza. E da questo punto di vista noi vediamo la fine del corpo del drago e l'inizio della testa del drago, che è il bacino San Marco. La testa del drago, il bacino San Marco, sta proprio davanti a San Giorgio. E San Giorgio, nella mitologia, è colui che ha ucciso il drago. E questo ci ricorda che Venezia è sempre in bilico tra la conoscenza e l'oblio. E gli antichi costruttori lo sapevano, e ce l'hanno comunicato, ci hanno detto: guardate, potete guardare San Giorgio, quindi vedere il lato apollineo, ma c'è anche il drago. Il drago rappresenta la conoscenza, e quando cala la nebbia noi possiamo perderci tra l'alito del drago e avere delle ispirazioni, avere delle intuizioni, vedere un barlume di verità. Quindi quando esco con la mia macchina fotografica cerco sempre di capire cosa ha da dirmi la città o la persona che mi passa davanti in quel momento e che magari mi ispira a fare uno scatto, no? Come i due scaricatori qui che... Cioè, era incredibile con quale grazia e quale... Sì, ormai... Sembrava una danza. Esatto, sembrava una danza. E quindi, ecco, secondo me anche la sarto, come qualsiasi artista, quando produce un'opera sa che in una mano ha sempre Dionisio, anche se nell'altra ha Apollo. Deve esserci. E deve esserci, perché altrimenti non potrebbe arrivare in un messaggio di bellezza e di verità. Questo è quello che avevo da dire, vi ringrazio. Grazie, grazie mille a Federico che ci ha di nuovo incantato con una delle sue storie. Tra l'altro nel libro ci sono, oltre alle fotografie in bianco e nero, anche una serie di racconti, perché appunto Federico ha arricchito la bellezza delle sue foto con una serie di descrizioni di quello che sia ha vissuto in prima persona sia appunto raccontano le foto. Grazie mille a tutti, grazie Federico, grazie Gabriella e grazie a voi che siete venuti e alla prossima, al prossimo appuntamento.